Eccoci, ben ritrovati qui con un nuovo episodio di A Gamba Tesa. Oggi è venerdì 6 ottobre, è un Gamba Tesa non limited edition, special edition, perché non ci sarà Davide Giovanzana, fermato da problemi fisici, come insomma buona parte dei giocatori del Milan in questo periodo, ma c'è il direttore Simone Cristau, al quale gli passerò il microfono così per presentarsi. Grazie, sono Simone Cristau. Ogni tanto ci troviamo qua in onda. Che dire, è stata una settimana complicata, ci sono due temi da andare a affrontare, ti lascio presentare i temi anche perché c'è da entrare nello specifico. Esatto, c'è da entrare nello specifico perché siamo a 2 giorni dal secondo pareggio consecutivo tra Milan e Borussia Dortmund, secondo 0-0, e sono emersi dei temi, un po' alla vigilia di Genoa-Milan. Quali temi oggi li andremo ad analizzare? Tu ti prenderai, Simo, la parte della critica che c'è stata anche nei confronti di 3 giocatori in particolare, che sono il capitano Davide Calabria, Tommaso Pobega e Samuel Chukwueze, che tra l'altro abbiamo anche scoperto che ha dovuto limitare il tagging su Instagram, e ovviamente l'invito nostro è quello sempre di moderare i commenti per non ricadere sempre negli stessi errori, perché comunque sono ragazzi, leggono, ascoltano tutto. Detto questo, io difenderò un po' i ragazzi, i 3 giocatori in questione, principalmente perché li trovo messi non nelle condizioni migliori per poter esprimere il loro reale potenziale, mentre tu, Simo, andrai un po' più giù sulle proprio qualità tecniche, caratteristiche tecniche, personalità e tutto il resto. Perché abbiamo scelto questo tema? Perché sono i 3 giocatori un po' più chiacchierati di questa settimana. Partiamo da Davide Calabria, partiamo dal capitano. La mia impressione è quella che chiaramente il ragazzo stia soffrendo il livello del Milan, il livello della Champions League, il livello generale della squadra che si è alzato, ma penso anche che, e devo fare questa parte, non sempre sia solo colpa sua. Questo perché ieri Calabria in varie frazioni del gioco si è trovato a giocare da mediano. Ormai sappiamo che è una tendenza del Milan, però Davide Calabria con quei piedi in mezzo al campo non c'entra nulla. Se Davide Calabria fosse bloccato un po' più sulla fascia, chiaro, non ha delle capacità difensive eccelse, però forse sarebbe messo in condizioni migliori rispetto a quelle in cui è adesso, Simo. Ma guarda, io penso di Davide che al netto di quanto possa essere legato alla maglia eccetera, però purtroppo poi si va in campo e si devono fare delle scelte e si devono anche fare delle buone prestazioni. Davide è un giocatore di buonissimo livello, che in un Milan di buonissimo livello ci sta. Ecco, se inizia a alzare un po' troppo l'asticella, cioè andare a lottare, esempio, sempre per il vertice in Serie A e per il vertice di Champions League, ogni tanto qualcosa sul campo la lascia. Mi ricordo ad esempio qualche partita nella parte finale di stagione dello scudetto, quando ha subito un po' troppo il peso delle partite. Mi ricordo l'anno scorso, tolto l'occasione di Kvaratskhelia, però credo che su Kvara ci sia grande merito suo, assolutamente sì, ma un grande aiuto sia arrivato anche da Rade Krunic. Cos'era? Mercoledì ha fatto fatica con un avversario di buon livello, nemmeno un avversario da top 10 nel ruolo. È Malen, che sicuramente è un buon calciatore, ma niente di così eccessivo. Allora, se va sotto già con Malen, la prossima che è con Mbappé, che si fa? Bella domanda. Chiaramente deve essere aiutato, io devo prendere questa parte qui. In questo momento per il gioco del Milan non è aiutato Davide Calabria da nessuno, non c'era De Krunic, giustamente come dicevi tu, però il gioco del Milan non lo aiuta, non aiuta i terzini, non aiuta la difesa in generale, quindi chiaramente la mia accusa va un po' da un'altra parte. Chiaramente mi trovi abbastanza d'accordo sul livello generale, però non viene aiutato nemmeno né dalla squadra né perché è sempre lasciato in 1 contro 1. Se Calabria viene lasciato in 1 contro 1 contro Mbappé, qualcosa tatticamente va sistemata, ma perché la partita a mio avviso va preparata in questo modo qui. Dopo Calabria, Simo, passiamo a un altro giocatore sotto la lente di ingrandimento, che è Tommaso Pobega, che secondo me è un discorso un po' diverso da Calabria, nel senso che forse Calabria paga un po' anche la pressione di essere il capitano di questo Milan, mentre Pobega per me paga il fatto di essere sempre scelto nelle partite sbagliate. Cioè Pobega che scende in campo in Champions League contro il Borussia Dortmund chiaramente fa fatica, ma non tanto perché Pobega non riesca ad alzare chissà quanto il livello, quanto perché Tommaso Pobega è un ottimo gregario, un ottimo calciatore, giustissimo che giochi Genoa-Milan, giustissimo che giochi Cagliari-Milan,
Però forse il Borussia Dortmund è troppo, però forse un centrocampo con Reinders bloccato in mediana e con Musà forse è troppo fisico, forse non si riesce a impostare. Gli si è chiesto di fare dei passaggi e dei lanci che non sono nelle sue corde. Io continuo sulla mia linea che a questi giocatori non gli sia data la possibilità di esprimere completamente il loro potenziale. Guarda, io su Tommaso faccio lo stesso identico discorso che ho fatto con Davide in apertura, cioè bravissimo ragazzo, un vecchio cuore, il livello sale e per Tommy sale troppo, ancor più che forse per Davide Calabria, sale veramente troppo e magari il colpo, l'exploit, la buona prestazione ce l'ha anche, ma il livello della Champions League e del Borussia Dortmund è un livello da quarti, ottavi di finale, quello che alla fine sarà la vera grande Champions League della primavera. Non è il livello del Salisburgo dove magari ha fatto bene, dove è il livello magari della Dinamo Zagabria, è un livello completamente diverso. Però purtroppo nel calcio esistono, come in tutto il mondo, le categorie. Come dice Allegri, su questo ha ragione. Esistono le categorie, non tutti possono fare tutto, non tutti possono giocare al livello di tutti. E Tommaso l'altro ieri ha fatto una partita molto brutta, anche dal punto di vista tecnico. Prima di ripassarti parlare di Ciukwueze, però su una cosa lo aspetto e lo apprezzo tanto, Tommy. Non si nasconde mai. Sbaglia 1, sbaglia 2, sbaglia 3, sbaglia 4, sbaglia 5, ma si nasconde mai, non si nasconde mai. Ma infatti uno dei pregi che trovo in lui rispetto a quello che per esempio non vedo, anzi non vedo purtroppo in Davide Calabria essendo capitano, è questo, cioè mi dà un po' l'impressione che si nasconda, cioè Pobega il lancio lungo te lo fa, te lo prova a fare, Pobega il passaggio nello stretto lo prova a fare, non è nei suoi ranghi, non è nelle sue caratteristiche, e lì per me è il problema, non viene utilizzato nel modo giusto. Perché Ivan Juric, Tommaso Pobega è riuscito a valorizzarlo tanto che anche noi tifosi del Milan l'abbiamo chiesto a gran voce nella stagione in cui faceva bene al Torino, che Milan aveva problemi a centrocampo, l'abbiamo richiesto a gran voce, è arrivato e adesso ovviamente è un giocatore sulla graticola, ma perché non deve fare quel tipo di gioco lì, a mio avviso, e quindi chiaramente va in difficoltà se deve impostare contro Borussia Dortmund. Anche se metti Rade Krunic a impostare con Borussia Dortmund fa fatica, secondo me quello conta tanto. Il terzo e ultimo indiziato è un giocatore un po' divisivo in questo periodo, Simo, è un giocatore che abbiamo chiesto tutti, anche lui quest'estate a gran voce, tanto che per esempio io mi sono espresso chiaramente come il solito, e come il solito probabilmente sbagliando, dicendo che per quanto mi riguarda con Ciukwueze a destra, Leao a sinistra, sulla carta per me Milan, non dico che non avessi bisogno di un attaccante di ruolo, però insomma quei due ragazzi correndo con quella corsa, con quel dinamismo, quell'esplosività e anche quella tecnica potevano far segnare praticamente chiunque, anche Luka Jovic, per dire. Ciukwueze non ha iniziato benissimo, ecco, per usare un eufemismo, questo campionato, tante le attenuanti a suo favore, però anche tanti malumori che iniziano a uscire da parte dei tifosi, ed è qui che intervieni tu su un ragazzo che è stato pagato tanto, forse qualcuno dice anche troppo, un ragazzo che è stato dato la preparazione, ma che nelle partite che ha giocato ad oggi non ha convinto. No, non ha convinto pienamente, lo divido in 2 o 3 aspetti la questione di Samu Ciukwueze, cioè da un lato sono d'accordo con te, ha parlato il campo, è un giocatore che comunque ha saputo dimostrare di essere di buon valore, forse è stato pagato un pelino troppo, ma per il semplice fatto che tutti gli altri che sono non lontanissimi dal suo valore sono stati pagati meno al Milan. Però vorrei uscire da un equivoco. Cosa chiediamo a Ciukwueze? Di essere il Leao della destra? Non è quello il suo valore. Raffaele Leao è un'altra roba, altro mestiere, altro campionato, altro status di giocatore, gioca in un'altra lega. Però dobbiamo chiedere a Samu di essere migliore del miglior Pulisic? Probabilmente sì, quello sì, non possiamo accontentarci di questo che sta facendo vedere, quello no, è un giocatore che ha dimostrato di poter fare qualcosa di più e in questo momento il Milan non lo ha dimostrato, forse un po' di timidezza, forse una capacità di adattamento un po' più lenta rispetto agli altri. Io spero che possa ingranare, al momento ti dico, capisco anche Pioli che continua a insistere su Pulisic, perché alla fine la garanzia maggiore gliela dà lui. Ma allora, la garanzia maggiore gliela dà Pulisic, vero, però in questo momento mi dà l'impressione che l'americano sia un po' sgonfio, un po' scarico, un po' sottotono,
e che Chukwueze ancora una volta nemmeno lui si è messo nelle migliori condizioni per potersi esprimere. Cioè ha giocato alcune partite, per esempio quella col Cagliari, dove effettivamente aveva la possibilità di fare bene, non lo ha fatto, però anche perché la partita col Cagliari per me non è stata una partita preparata nel migliore dei modi, è sofferto tanto. Chukwueze è un giocatore che nello stretto, nel dribbling, ma se è triplicato fa fatica, è un giocatore al quale Pioli gli sta chiedendo dei compiti diversi. Io su questo batto un po', perché il ragazzo per me il suo livello sicuramente lo deve alzare, però se lui ha nelle sue corde quello di rientrare sul sinistro, e l'abbiamo visto, perché gli dobbiamo chiedere per forza di allargarsi sulla destra, a fare ampiezza? Perché gli dobbiamo per forza chiedere di fare lo stesso lavoro di Christian Pulisic, che è un giocatore di piede destro, che gioca alla destra e che quindi può andare sul fondo al crossare? Chukwueze è un giocatore che stringe in mezzo al campo, e ancora una volta la mia controparte è questa: non è tanto sul livello dei giocatori quanto sulla disposizione in campo, quanto sul tipo di gioco non adatto a questi giocatori. Abbiamo visto un anno di De Ketelare, e non vorrei che si riproponesse lo stesso errore con Chukwueze. Ecco, non so cosa ne pensi. Guarda, qui esco un secondo dalla parte, non facciamo lo stesso errore, perché oltretutto già rischi di un po' di aver bruciato un giocatore e in parte il tuo valore. Cioè l'anno scorso con De Ketelare, quest'anno è stato l'acquisto più oneroso del Milan. Un'altra volta che facciamo? Lo bruciamo per lui? No. Penso che ci voglia un po' di equilibrio sia nei giudizi a sfavore che in quelli a favore. Forse era stato presentato un po' troppo rispetto a quello che è realmente il suo valore attuale. Magari tra 2 anni sarà diversamente, però penso che sia più a livello dei Pulisic, dei Renders, dei Loftus-Cheek, eccetera. Quindi a quel livello, come sono stati comprati gli altri, forse era quello il suo valore di mercato. È entrato anche nel scorso di contratto, che era l'ultimo anno, insomma lo sappiamo perché è stato pagato di più. Però deve fare anche lui qualcosa in più, deve fare qualcosa assolutamente di più. Simo, siamo giunti al termine di questa gamba tesa. Io per obblighi ovviamente, ma non morali, ma proprio di status, non posso intervenire a gamba tesa al direttore, perché sennò io gamba tesa non lo faccio più, mi mandano via. Quindi detto questo, diteci la vostra su Davide Calabria, su Tommaso Pobega, su Chukwueze, sull'inizio di stagione di questi 3 ragazzi. Sono 3 casi diversi, quindi voglio sentire qui sotto la vostra. Mettete un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando, la mattina dopo noi vi leggiamo. Oggi è venerdì, proseguiamo con tutti gli appuntamenti, quindi Chiama Mina, Mattino Mina, Lunch Press e Pelle Rossonera. Simo, grazie. Grazie a te, ciao. Un saluto anche da Leonardo Menini, ciao.